Quando un brano nasce davvero, non lo scrivi, lo scopri, come se esistesse già nascosto nel silenzio. Nel frattempo, il brano che io e Diego avevamo iniziato a costruire non ci dava pace. Mi ero sempre sentito un musicista, fin dalla più tenera età. Suonavo un vecchio clarinetto di mio padre, prima ancora delle medie, trovando ad orecchio le melodie che mi giravano in testa. Quando avevo 10 o 11 anni, Walter ci regalò l'organo elettronico. Quel giorno saltai letteralmente in aria dalla gioia, mentre Filippo non sembrò altrettanto entusiasta. Probabilmente avrebbe preferito un motorino. A 17 anni avevo messo da parte abbastanza soldi per una chitarra classica da studio. Diego mi aveva dato lezioni gratuitamente. Non era mai diventato il mio primo strumento, ma gli arpeggi, il pizzicato, quel suono languido e malinconico avevano allargato il mio mondo. E adesso, su quella chitarra, era venuto fuori un arpeggio evocativo, congegnato, perfetto per completare quello che avevamo già registrato sull'organo. Lo immortalai sul registratore a cassette prima che potesse svanire. Quando arrivò Diego, glielo feci sentire. Incredibile, si adatta perfettamente. Ci vorrebbe un tema che lo completi. Lavorammo per ore come se fossimo sotto contratto. Ogni parte nuova veniva rielaborata, arrangiata, provata e riprovata. Decidevamo con cura dove inserire il pedale, quali registri usare. Diego aveva anche lui una progressione armonica molto suggestiva. La fondemmo con il materiale precedente, evitando modulazioni brusche. Il giorno dopo, revisione. Il giorno dopo ancora. Il finale. Alcuni arpeggi tenuti da parte, temi accennati, giri armonici da uniformare e adattare. 6-7 tentativi di registrazione prima di ottenere un'esecuzione pulita dall'inizio alla fine. Il brano durava 12 minuti. Quando lo riascoltammo per la prima volta nella sua forma definitiva, chiudemmo gli occhi. Il brano terminò. Restammo in silenzio qualche secondo. Minchia!
disse Diego. Avevamo scritto la colonna sonora di un sogno che non avevamo ancora fatto. Il resto del quinto anno scivolò via in fretta. La tavernetta di Casa Valente diventò per qualche settimana una specie di studio televisivo amatoriale. Filippo aveva portato a casa le attrezzature di Onde del Sud, chiusa per mancanza di fondi. Telecamera, videoregistratore VHS, Betacam nel 1984 era un'assoluta rarità. Poter girare scene fatte in casa e rivederle subito dopo sul televisore. Così ci inventammo di tutto. Parodie di spot, finte interviste, Giuseppe travestito da donna in modo terribile, Franco in gag demenziali con le lacrime agli occhi. Poi gli esami si avvicinarono pericolosamente. Niente più Expo che uscite, poco tempo per la musica, poca voglia di scherzare. Mi diplomai con un più che dignitoso 48 su 60, niente male per uno come me. Ovviamente ci fu poco da festeggiare. Il liceo era finito, Katia era sparita, il brano, quei 12 minuti, era lì, su una cassetta. C60 ad aspettare di diventare qualcos'altro. E mio padre, nel frattempo, aveva un'idea per me. Un'idea che aveva a che fare con i clienti, il Salento, una Lancia, Tema e i Genesis nell'autoradio.